Grazie di cuore. Finisce qui! Finisce qui! L'Inter vince da grande squadra anche all'Olimpico. Roma battuta 4-2. Questa è una vittoria che pesa come un macigno per tutti noi, per le nostre convinzioni e per quelli che erano lì dietro di noi ad aspettare il nostro passo falso, e anche per tanti che al primo tempo non ci credevano. Ma non seguite da troppo tempo l'Inter se non ci credete. Questa è una battaglia che va assolutamente sottolineato, è una vittoria che pesa tantissimo con l'Inter, che tira fuori il carattere, lo tira fuori in un momento decisivo. Bisognava dare un altro colpo a questo campionato dopo la vittoria sulla Juventus, e il colpo di oggi arriva, Simo, in un modo devastante per tutti quelli che speravano il nostro passo falso, in un modo devastante perché su un campo difficile contro una Roma in grande fiducia, reso ancora più complicato da un allagamento del Prato, una pioggia fortissima che ha inevitabilmente creato difficoltà a tutti e due, ma soprattutto all'Inter, squadra che voleva giocarsela, che tende a dominare le partite, tende a dominare il gioco. La Roma, secondo me, ha cercato anche una partenza più a razzo, consapevole che poi il campo sarebbe diventato ancora più pesante, e allora sono partiti forte, ma siamo andati in vantaggio noi. Non bene un paio di disattenzioni, non da Inter di quest'anno almeno, che ci hanno rimandato sotto, ma poi il cuore, il carattere, la testa, le gambe di questi grandi ragazzi, di questa grande squadra, che meritatamente nel secondo tempo la ribaltano ancora. 4-2, strameritato da parte della nostra Inter, e questo è un messaggio forte e chiaro a tutti quanti. Credo che sia la vittoria più pesante e più significativa della stagione, anche più di quella contro la Juventus di domenica o di altre del passato, perché arriva in rimonta su un campo difficile di per sé a livello emotivo e reso poi concretamente difficile dalla pioggia, che comunque, volente o nolente, influenza soprattutto una squadra, come dicevi, che tende a giocare come l'Inter, ma arriva dopo un primo tempo dove sei andato in svantaggio, ma meritando di andare in svantaggio, perché l'Inter del primo tempo è stata un'Inter pessima, frutto di una buonissima Roma, questo va detto, ma per come poi è entrata nella ripresa mi viene da dire forse frutto soprattutto di un Inter che non so per quale motivo, ma mancava in particolare lei, perché poi dalla ripresa, fin dai primi 3 minuti, al di là che poi segna Thuram, si è visto subito il tipo di ingresso in campo diverso. E cioè, non che sia una novità, però questa è l'ennesima vittoria che certifica che questa è una squadra pronta per vincere lo scudetto, ed è l'ennesima. Quindi la stagione è ancora lunga. Stasera, ti dico la verità, vedendo il primo tempo mi sarei anche forse accontentato di un pareggio, ma questa Inter non si accontenta. Resta solo da capire perché qualche volta succede così, ma è talmente raro, perché alla fine primo tempo di Roma, primo tempo col Benfica, no, di questo tipo, non a caso entrambe partite recuperate. Però che Inter, ragazzi, mamma mia. Prestazione, ragazzi, enorme. Bisogna fare anche enormi complimenti ai ragazzi, alla squadra, soprattutto qualcuno che nel primo tempo magari non stava facendo benissimo, nel secondo tempo sono rientrati in campo da dominatori, da chi ha la fame di vittoria di questo scudetto, da chi se lo vuole andare a prendere a morsi, e oggi la dimostrazione di questa fame l'ha data, e oggi secondo me, Simo, si chiude finalmente anche quel cerchio con quei paragoni rispetto all'Inter di 2 anni fa. Finalmente si chiude quel cerchio lì anche da un punto di vista mentale. Questa è un'altra dimostrazione di forza veramente importante. Tra l'altro, Simo, questa vittoria ci permette anche di guadagnare altri punti nel nostro Sport X Market. Stiamo andando veramente bene. Ti condivido lo schermo, questo gioco completamente gratuito a cui vi invitiamo ad iscrivervi. Mando il link in chat per chi ci sta seguendo in diretta, per chi invece ci segue in differita trovate il link in descrizione. Questa è la versione mobile di Sport X Market. Questa vittoria ci permette di guadagnare un più 45, anzi un più 6,6%, scusate, nelle quote delle nostre fantazioni dell'Inter, ed è un buon risultato anche questo, sì.
Sì, un buon risultato e poi in portafoglio noi abbiamo anche la Roma, quindi oggi era una Sì, partita sì, particolare ecco. e le quote della Roma erano anche qui strane perché la vittoria sarebbe stata un gran vantaggio, frutto anche del fatto che avrebbe battuto una big. La sconfitta purtroppo la fa calare del 44,1%, frutto anche appunto del fatto che arrivavano da 3 vittorie di fila, quindi immagino che influisca anche questo. Però per come è arrivata la vittoria poi sul campo, per oggi va bene così, dai. Sì, anche perché in classifica comunque stiamo bene, Simo, ci stiamo Sì. attestando. Sì, sì, intorno al 50° posto mi dicevi, quindi la nostra lenta scalata così, Sì. prosegue e dai, adesso vediamo nelle prossime settimane. Classifica, lo ricordiamo, in settimana poi ci dovremo inventare qualcosa perché voglio scalare ancora qualche posizione. SportX Market, un gioco totalmente gratuito, vi potete iscrivere in chat con il link in descrizione, ecco, per chi ci ascolta in differita, in chat per chi ci segue in diretta. E scalando la classifica si vincono dei premi reali, quindi mi raccomando, partecipate anche voi. SportX Market, trovate il link appunto. Simo, il gol di Acerbi arriva in un primo tempo in cui la Roma era partita molto forte e c'era stato bisogno di un miracoloso Sommer per andare a tenerci in gara. Un gol su cui poi ci saranno sicuramente le polemiche, come sempre, come accade sempre, e poi un paio di disattenzioni che tra pochissimo commenteremo. Ringrazio un attimo Giuseppe Morelli, grazie di cuore Giuseppe per il grande sostegno con la super chat. Punti pesanti, dice il nostro De Pica Pica C, Forza Inter, grazie di cuore anche a te De Pica Pica per il grande sostegno come sempre. Luca Clerici che ci sostiene con l'abbonamento 13 mesi di fila su Twitch, grazie di cuore davvero. Stasera finiranno le scorte di Malox, scrive il nostro First Demon, che ringraziamo Simo, ma quanto ci hanno creduto secondo te? È tantissimo perché dopo il primo tempo ovviamente gli amici gufetti erano lì pronti a sperare nel passo falso. Poi quando l'Inter ha rimontato immagino lo scossone in una casa rossonera o bianconera e poi però la voglia ancora di dire dai Roma che almeno falli pareggiare, trac, te arriva Bastoni al 95esimo e li fa cambiare canale su Sanremo, dove peraltro si trovano un conduttore interista, ma vabbè non inferiamo poverini che è già una serata difficile. Quindi bene così, bene così. Grazie Beppe, le magie di oggi, il pronostico di Lorenzo, il gol di Acerbi chiamato da Simone, giornata da incorniciare. Abbiamo azzeccato il pronostico, Simo che chiama il gol in anticipo. Pazzesco davvero, pazzesco davvero. Grazie di cuore Beppe, il famoso attaccante Alessandro Bastoni, crederci sempre, grande messaggio, vittoria bellissima, forza. Marzio, che ringraziamo di cuore, dice la cosa più importante secondo me, Simo, perché poi a freddo analizzeremo anche quello che è successo a livello di gara, però resterà sicuramente il messaggio che lancia questa vittoria bellissima. Primo tempo diciamo che si chiude con la Roma che ci ribalta con una disattenzione sul calcio piazzato, con un Inter che si sbilancia troppo. Io lì mi sono chiesto, ma è necessario sbilanciarsi così tanto in alcuni momenti della partita sul pareggio? Però è anche un indicatore della fame che ha quest'Inter, che va a Roma per vincerla, non va a Roma per strappare un altro passaggio, uscire indenne da una sfida importante in vista di questa volata a scudetto. L'Inter lancia questo messaggio chiaramente anche nel primo tempo, andiamo lì per vincerla, ti esponi ad un rischio sul quale purtroppo hai pagato le conseguenze, poi però nel secondo tempo è stato un Inter dominante. Mi è piaciuto molto il cambio proprio di passo, di atteggiamento già nei primissimi minuti che inevitabilmente ha indirizzato la gara, e due giocatori che nel primo tempo si erano visti un pochino meno, come Thuram da un lato e Pavard dietro, sono saliti abbastanza in cattedra direi, soprattutto Thuram che ha messo lo zampone sul primo gol e per poco anche sul secondo costringe l'autogol anche Ligno. La cosa che mi colpisce di quest'Inter è come riesca nel giro veramente di un quarto d'ora di intervallo a fare dei click mentali e a rendere la versione del primo tempo dei giocatori un lontano ricordo. Primo tempo pessimo da parte veramente di quasi tutti, lo dicevo già nell'intervallo. Cavolo, nella ripresa sembra che il primo tempo l'abbia giocata un'altra squadra, non l'Inter. Un qualcosa di clamoroso. E cavolo, per quello che è anche lo storico dell'Inter, soprattutto penso all'Inter dell'anno scorso, sempre con Inzaghi, non è mica banale vincere queste partite qui. L'anno scorso, a parte che il secondo gol soprattutto è proprio un gol da Inter 2022-2023, proprio quel tipo di gol lì. Ed è per questo che mi ero preoccupato, perché dicevo, ma cosa ci sta succedendo? Non l'abbiamo mai fatto quest'anno. La reazione è pienamente da Inter 23-24, perché l'Inter l'anno scorso probabilmente ne prendeva altri due, forse, dopo quella rimonta.
E anche oggi, per come si era messa, era una partita che poteva anche, ripeto, portarci a dire, se avessimo ragionato solo con la fredda mente, portiamoci a casa magari un 2-2 e va bene. Ma quest'Inter non si accontenta, le vuole vincere tutte. Non le vincerà tutte, però le vuole vincere tutte. E con i valori che ha, non le vincerà tutte, ma forse se va avanti così ci andrà un po' vicino. Ma ricordiamo, Lore, che è frutto tutto del caso, come ci dicono illustri menti. Sì, è casuale un Sommer che fa quella parata sui piedi di Lukaku impressionante. Mi è piaciuto molto l'assist di Lukaku, che anche ieri, sono curioso anche qui, Zazzaroni, ieri io continuo a preferire Lukaku. Ci sta bene Lukaku in questa versione da avversario. Se è questo Lukaku ci piace veramente. Siamo venuti fin qua a vedere segnare, bravo Dercucci, abbiamo sfatato anche la maglia cinese, però dai, l'abbiamo vinto anche con la Lazio l'altra volta, l'anno scorso invece era andata peggio. Grazie di cuore, grazie Antonio, blocca tutti i disfattisti del primo tempo, ci chiede il nostro Antonio in chat. Mi riferivo al commento della casualità dei risultati a detta di qualche giornalista. Ma non lo so, Simo, io di questa gara mi sento di fare i complimenti anche alla Roma, sicuramente, perché rispetto a quello che abbiamo visto all'andata è sicuramente una Roma diversa, sia il fattore casa hanno inciso, ma soprattutto anche il ritrovato spirito di questa squadra e l'allenatore che se l'è giocata con noi, ha provato a giocarsela subito all'attacco e aveva trovato il modo di metterci in difficoltà, infatti faticavamo all'inizio a trovare la quadra, a trovare lo spazio e la marcatura sul giocatore che si inseriva a rimorchio lì al limite dell'area di rigore nostra. Qualche difficoltà anche con le letture su Dybala le abbiamo avute, e poi però la superiorità dell'Inter è venuta fuori in maniera abbastanza dominante, abbastanza schiacciante. Ho avuto anche la sensazione di una squadra che anche fisicamente, ne avevamo parlato in settimana, su un campo così comunque viene fuori alla distanza e la va a dominare fino a fare anche il 4-2. È una dimostrazione di forza in tutti i sensi. C'è poco da dire, c'è poco da dire. Complimenti alla Roma, ma quest'Inter è veramente troppo forte. Sì, non è facile chiaramente immagino mi metto nei panni di un tifoso della Roma, però per quello che posso dire dal mio umile punto di vista da non romanista, è che la Roma di De Rossi mi ha fatto molto più paura della Roma di Mourinho. E non è che sì, Angelino è un giocatore buono, hanno ritrovato degli infortunati che magari Mourinho non aveva disponibili, però il concetto secondo me è sempre quello dell'idea, della proposta. Io amo Mourinho, non peraltro ci ha fatto vincere quello che tutti sappiamo, però che si venisse a dire che questa Roma non avesse i valori per giocare diversamente da come faceva Mourinho, io non ci ho mai creduto. Non dico che sia una Roma da terzo posto o da secondo posto, però quando tu schieri in campo Dybala, Lukaku, El Shaarawy, Pellegrini, lo stesso Bove che a me non dispiace, dei laterali di buon livello, adesso è arrivato anche Angelino, puoi proporre un calcio diverso, un pochino più brillante, più propositivo. Il problema è che quando tu poi affronti una squadra che quando va a 1000 è ingiocabile, perdi, ma perdi 9 volte su 10, anche se chiudi in vantaggio il primo tempo. Quindi io capisco che i romanisti giustamente saranno arrabbiati, però secondo me hanno materiale da cui ripartire. Loro non devono fare il gioco sull'Inter, loro devono giocare sulle altre, e se giochi così con i valori che la Roma ce la possono fare. L'Inter, che invece torniamo su di noi, c'è poco da dire, cioè se va avanti così, io l'ho detto qualche volta, l'ho detto ieri in diretta con te, quando l'Inter va a 1000 le schiaccia praticamente tutte, e per come è andata la partita è la miglior dimostrazione, perché tu fai un primo tempo pessimo finendo sotto e ti bastano 45 minuti a 1000 per vincere di 2 gol, cioè è una roba clamorosa veramente, altro che caso. No, anche perché parliamo di caso, l'Inter adesso in questo momento è a più 7 sulla Juventus, più 11 sul Milan, c'è uno strappo importante, chiaramente siamo a parità di partite tra l'altro, cioè in questo momento l'Inter è a più 7 sulla Juventus che gioca lunedì con l'Udinese e l'Inter dovrà giocare il 28 febbraio con l'Atalanta, siamo a parità di partite anche col Milan che è a meno 11 con lo stesso numero di partite che abbiamo giocato noi. Poi, se non vado errato, l'Inter ha vinto tutte le gare del 2024 fino a qui, con 17 gol fatti e 4 subiti. Ho sentito in questi giorni, non polemica, però sottolineare l'Inter che fatica a segnare più di un gol, si era detto in questi giorni. Bastava uno per vincere, oggi ne sono serviti 4, ne abbiamo fatti 4. Io le note negative di oggi
l'infortunio di Acerbi, sperando che non sia nulla di grave, solo questo. Per il resto 20 minuti di defiance, 20 minuti di un attimo non propriamente centrati in un momento così importante, ecco, lì per lì li abbiamo commentati, ok, si può fare meglio, però diciamo, non è un dramma, secondo me, quella cosa lì, non è una cosa su cui adesso costruire una settimana di processi. Chiudo dicendo anche, si è parlato tanto di Lautaro dipendenza, Lautaro è da un po' che non segna, da qualche partita che non segna in campionato, e l'Inter comunque continua a viaggiare a dei ritmi veramente elevati. Molto bene l'ingresso di De Vrij, è entrato super bene secondo me, e Thuram probabilmente uomo partita, visto l'impatto che ha avuto, ma complimenti anche a Bastoni, mi è piaciuto molto Bastoni in tutta la gara, al di là del gol. E poi a parte faremo le pagelle. Simo, non so se vuoi aggiungere altro, però oggi è una di quelle partite lì pesantissime, pesantissime, senza volersi sbilanciare troppo, però è un È po'... l'ennesima. È l'ennesima sì, di questa stagione. Io ti faccio notare un'ultimissima cosa, visto che arrivava anche cioè non dalla polemica, però insomma da quel caso a Firenze così, una parte di questa vittoria, non così maggioritaria, leggo qualcuno dire MVP. No, MVP vorrebbe dire secondo me sminuire troppo gli altri, però il peso che ha avuto l'intervento con cui Sommer blocca Lukaku in 1 contro 1 e ribalta la partita, perché lì Lukaku se fa gol chissà come va a finire. E invece contro di noi ancora a secco, mi dispiace proprio tanto. però ha fatto l'assist, Sì, giusto. quindi Lui bene anche così. lì, te l'ho detto, ci sono i 2 decisivi, non a Sì, caso, sì, sì, sì. assist e gol. Oh, alziamo le mani. Comunque Simo, non voglio esagerare, però lo stavo dicendo. Non ti dico ai livelli di Dinamo Kiev, però è una vittoria di quelle lì, è una vittoria di quelle lì. Chiaramente quella con un altro peso, un'altra cosa, però siamo a quei livelli lì. Chiudiamo qui la clip, mi raccomando. Vi aspettiamo su passioneinter.club per interagire con noi, per chiacchierare con noi e per commentare la partita tutti insieme. Vi aspettiamo, mi raccomando, www.passioneinter.club.